di piatti di Chef Nunzio. Io stasera non rinunzio. Salve a tutti e ben ritrovati nel 12° episodio della rubrica settimanale di Basi per le ricette, trucchi e segreti. Io sono Chef Nunzio. Con l'estate ormai avanzata e il caldo che si fa sentire, sostituiamo il comodo divano a delle lunghe e belle giornate all'aria aperta. Sia che noi andiamo al mare, in montagna, in campagna, questa è una cosa estremamente positiva, tranne a volte per la scelta del cibo. Ed è per questo che oggi impareremo che si può mangiare da re anche in queste situazioni in modo sano ed economico. La chiave del successo del cibo da picnic si può racchiudere in 4 parole: praticità, monoporzione, freschezza e vivacità. Ma basta parlare, andiamo a vedere cosa abbiamo preparato e soprattutto come l'abbiamo preparato. Andremo a vedere ad uno tutti i passaggi con chiarezza, imparando tutti i piccoli trucchi che ci sono da sapere. Buona visione! Di piatti di Chef Nunzio. Io stasera non... Inizieremo preparando 3 formaggi freschi aromatizzati realizzati completamente da noi, che daranno ai nostri sandwich un tocco originale di sapore. Affettiamo e tritiamo grossolanamente la parte bianca di un porro. Mettiamo sul fuoco una padella, aggiungiamo un filo d'olio, i nostri porri, condiamoli con del prezzemolo secco, poiché non voglio che il pigmento del prezzemolo fresco cambi il colore finale del formaggio, delle foglie di basilico, sale e pepe e lasciamo cuocere a fiamma bassissima. Il tempo che il porro cucina, spostiamoci sul piano di lavoro. Iniziamo a preparare un formaggio fresco alle olive verdi. Avrei potuto frullare le olive, ma ho voluto lasciarle tritate grossolanamente poiché si possa distinguere il sapore dell'oliva insieme agli altri ingredienti. Ecco come tritare velocemente e finemente un po' di aglio. Intagliamo con la punta del coltello in entrambe le direzioni, dopodiché giriamolo e non ci resta che affettarlo per ottenere il nostro risultato. Aggiungiamo anche un po' di pepe, un cucchiaio di formaggio fresco, nel mio caso ho utilizzato un formaggio detto quark che dà sapore completamente neutro, perfetto per assorbire gli altri sapori, un filo d'olio d'oliva e mescoliamoli bene. Ecco un formaggio alle olive verdi profumato e stuzzicante. Riversiamo sul piano di lavoro i nostri porri ancora tiepidi. Diamo una nota di freschezza grattugiando su di loro un po' di zenzero e tritiamo tutto finemente con il coltello. Aggiungiamo un cucchiaio di formaggio fresco, un filo d'olio d'oliva, sale e pepe. Amalgamiamo bene tutto ed eccolo qui. Il nostro secondo formaggio è pronto, un formaggio dal sapore intrigante che si accompagnerà benissimo con i particolari ingredienti che metteremo nel sandwich. Il terzo ed ultimo formaggio che faremo è un formaggio deliziosamente piccante aromatizzato all'aglio. Davvero una prelipatezza. Per realizzarlo sbucciamo e schiacciamo 4-5 spicchi d'aglio, mettiamoli sul fuoco con un filo d'olio d'oliva, aggiungiamo un cucchiaio di peperoncino fresco tritato, un po' di prezzemolo, qualche foglia di basilico e lasciamo cuocere affinché l'olio non assorbe l'aroma dell'aglio. Trascorso qualche minuto rimuoviamo l'aglio che metteremo da parte per un'altra preparazione che faremo a breve. Mescoliamo un cucchiaio di formaggio fresco direttamente con questo delizioso e oramai aromatizzato olio d'oliva. Saliamo ed eccolo qui, un formaggio da sapore estivo e stuzzicante che regalerà al nostro picnic un po' di allegria. Priviamo dal gambo 2 funghi, dopo spelliamo via la pellicina in questo modo, ottenendo il cappello bianco e pulito. Affettiamoli sottilmente come se affettassimo del salame. Ottenute le fette, mettiamole a cuocere su una padella senza olio. Voglio arrostirli ma anche dargli l'odore di trifolato, senza però impregnarli di olio. Quindi aggiungo il prezzemolo e l'aglio che abbiamo tolto nella preparazione precedente. Lascio cuocere fino a quando non acquista un bel colore, come questo. Sbucciamo le uova sode e affettiamole. Per ottenere un tuorlo così ben colorato, la cottura ideale è di 9 minuti. È arrivata finalmente l'ora di farcire i nostri sandwich. Prepariamo 3 fette di pan baulette ed iniziamo a spalmare la nostra crema di formaggio alle olive. Polveratina di prezzemolo, una bella foglia di insalata riccia e copriamo con una fetta di pane che anch'essa verrà spalmata di formaggio. Aggiungiamo una manciatina di gamberetti cotti al vapore. Saliamo e aggiungiamo le uova a fette, una foglia di lattuga e richiudiamo. Adesso non ci resta che eliminare la crosta del pane. Rifiliamo con il coltello i 4 lati, dopodiché tagliamo in
in 2 sandwich ed ancora in 2, così da ottenere dei deliziosi mini sandwich consumabili velocemente in pochi bocconi. Se volete essere sicuri che i sandwich rimangano morbidi per tutto il giorno, il mio consiglio è di avvolgerli in una foglia di lattuga e successivamente nella pellicola alimentare. Grazie all'acqua contenuta nella lattuga, i sandwich rimarranno in uno stato ideale di umidità che li manterranno come appena fatti. Il prossimo sandwich lo faremo spalmando tutte e 3 le fette con il formaggio ai porri, a cui uniremo i nostri funghi arrostiti e trifolati, una combinazione spettacolare. Qualche foglia di basilico, una fetta di emmental, scaglie di parmigiano, wow, un po' di insalata riccia per dare freschezza e questo strabiliante tramezzino è pronto. Il terzo ed ultimo sandwich lo faremo con il nostro delizioso formaggio piccante aromatizzato all'aglio, le uova sode e in un solo piano aggiungiamo 2 filetti di acciughe, un po' di insalata riccia, mentre nel secondo strato metteremo invece i gamberetti cotti a vapore. Wow, formaggio piccante, uova e gamberetti, strabiliante. Ed ecco qui pronto il nostro splendido tramezzino che darà alla nostra giornata di picnic un tocco di allegria e di vivacità. Passiamo adesso alla seconda specialità da portare con noi in un picnic, ovvero le crostatine all'avocado. Come prima cosa prepareremo una pasta frolla salata. Lo faremo incorporando il burro alla farina, schiacciandole con le punte delle dita. Infine, quando il burro sarà già ridotto in piccoli pezzettini, sfreghiamo la farina tra i nostri palmi chiusi, come se pregassimo perché riescano bene. Aggiungiamo adesso tutti i restanti ingredienti, l'uovo, l'acqua e il sale. Mescoliamoli e impastiamo tutto fino ad ottenere un composto corposo e unico. Avvolgiamolo nella pellicola alimentare e facciamolo riposare in frigo per 10 minuti. Questo porterà alla temperatura più bassa il burro, rendendo l'impasto più resistente ad essere manipolato. Ecco come pulire e sbucciare in maniera semplicissima un avocado. Incidiamo col coltello lungo tutta la superficie, avendo cura di affondare il coltello fino a toccare il nocciolo. Afferriamolo adesso con tutte e 2 le mani e facciamo oscillare metà avocado da una parte e metà dall'altra. Ecco, una metà di nocciolo si è staccato. Per staccare il nocciolo dall'altra metà, visto che è molto viscido e scivoloso, ci basterà dare un colpetto affinché la lama del coltello non affondi leggermente dentro il nocciolo. A questo punto faremo un movimento rotatorio e noteremo che il nocciolo si staccherà dall'avocado, rimanendo attaccato al coltello. Guardate, sembra una pallina da golf nera. Incredibile. Dividere a questo punto la bucciatura dalla polpa tenera sarà un gioco da ragazzi. Ora che abbiamo ottenuto la polpa dell'avocado, tagliamolo grossolanamente in modo da poterlo inserire facilmente nel bicchiere del mixer. Prima di frullare tutto bisogna condire bene la polpa. Mettiamo un po' di sale, una bella grattugiata di zenzero che si sposa magnificamente con l'avocado, un po' di salsa di soia e qualche goccia di aceto di riso. Diamo una spinta di sapore con il pepe nero e un filo d'olio d'oliva. Ora siamo pronti per ridurre il nostro avocado in una mousse soffice e gustosa. Con un mixer ad immersione ci metteremo pochi secondi. Ritorniamo sul piano di lavoro e spolveriamolo bene con la farina. Adagiamogli sopra la nostra pasta frolla salata e stendiamola con il mattarello. Cerchiamo di ottenere una sfoglia di 25-30 mm. Con il copapasta otteniamo dei dischi. Io ho imburrato e infarinato leggermente una teglia da muffin. Adagiamo al centro di uno degli stampi un disco. Con le dita schiacciamolo sul fondo e sulle pareti fino a che l'impasto non ricopre completamente tutta la superficie. Facciamo la stessa cosa con tutti gli altri dischi fino a esaurire l'impasto. Ho ritagliato dei dischi di carta forno che metterò sul fondo delle crostatine che sto per riempire di ceci secchi. Questo mi assicurerà che in cottura mantengano la loro forma perfetta. Preriscaldiamo il forno statico a 170 gradi e inforniamo le nostre crostatine per 15 minuti. Credo siano pronte. Svuotiamone uno e controlliamo la cottura. Wow, perfetto. Nonostante avrei potuto farli cuocere di più per avere una crostata più croccante, li lascerò così perché voglio puntare più che alla croccantezza alla friabilità. Siamo pronti a farcirli. Mettiamo la mousse di avocado nella sac poche e iniziamo con un movimento rotatorio a riempirli per bene. Guardate che contrasto di colori. Non resta adesso che aggiungere i gamberetti cotti a vapore e dell'erba cipollina appena raccolta e tritata molto finemente. Eccole qui le nostre splendide crostatine all'avocado. Garantisco personalmente che lasceranno un'impronta importante alla vostra esperienza di gusto, guadagnandosi quasi sicuramente un posto nei vostri piatti preferiti. Se si va a fare un picnic non si può non portare con sé un dolce. Ho pensato di realizzare per voi, anche sotto la richiesta di una carissima persona che mi segue e che saluto, ciao Leonardo, una cheesecake versione tedesca, ovvero il Käsekuchen, un dolce fresco e gustoso, realizzato con ingredienti nutrienti come il latte, il
quark e le uova, ottime per affrontare una giornata movimentata. Ma trattandosi di picnic, ho realizzato delle mini tortine monoporzione che sono più pratiche e allegre. Anche in questo caso dobbiamo amalgamare bene il burro alla farina, dopodiché inseriamo tutto il resto degli ingredienti, le uova, l'essenza di vaniglia, il sale, lo zucchero ed il lievito per dolci. Impastiamo fino a ottenere la classica pagnottella soda e lucida. Avvolgiamola con della carta alimentare e lasciamola riposare in frigorifero per 10 minuti, trascorsi i quali cospargiamo di farina il banco di lavoro e lavoriamo la pasta con il mattarello fino ad ottenere una sfoglia spessa di circa 30 mm. Con un coppa pasta otteniamo dei dischi. Ho deciso di utilizzare questi perottini di alluminio che in caso di trasporto proteggeranno i nostri mini Käsekuchen. Adagiamoli al centro il disco di pasta e con le dita facciamolo aderire sul fondo e le pareti del perottino di alluminio. È arrivata l'ora di preparare la crema. Preparare la crema a formaggio per questo dolce è estremamente semplice. Battiamo energicamente un uovo, aggiungiamo lo zucchero e l'amido di mais. Amalgamiamoli bene affinché lo zucchero non si scioglie. Poi aggiungiamo il latte al filo continuando a mescolare con il frustino. Ora non ci resta che aggiungere il quark e mescolare fino a quando tutto non si sia amalgamato bene, diventando una cremina soffice e non troppo densa. Direi che è perfetta. Aiutandoci con un mestolo riempiamo le tortine di crema a formaggio. Mettiamone il più possibile e anche se dovesse travasare dai bordi dell'impasto non succede nulla. Eccole qui, siamo pronti per passare alla fase successiva. Preriscaldiamo il forno, se è possibile ventilato, a 170 gradi ed inforniamo i nostri mini Käsekuchen. Lasciamoli dentro per un'intera ora. In cottura possiamo notare come si siano rigonfiati in maniera sproporzionata. Pazzesco, sembrano dei soufflé, ma niente paura però. Una volta fuori dal forno si sgonfieranno, dando al dolce l'aspetto classico. Per quanto riguarda questo episodio di basi per le ricette, trucchi e segreti, siamo arrivati alla fine. So che è stato un video molto impegnativo e per questo vi ringrazio di essere arrivati fino a qui. Spero di aver potuto contribuire alle vostre giornate estive. Come sempre, Chef Nunzio vi dà un abbraccio e vi saluta e vi rimanda al prossimo episodio di basi per le ricette, trucchi e segreti. Ciao belli! Io stasera non rinunzio.